Ciao Jiu-Jitsers e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate da queste parti, ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Ebbene sì, anche novembre è arrivato alla fine, quest'anno sta volgendo al termine in modo anche abbastanza inaspettato, il che da una parte è un bene perché soprattutto l'ultima tranche di quest'anno per me è stata bella pesantina e lo è ancora in questo momento. E come spesso mi accade nei momenti difficili della vita, mi scatta questa voglia di cambiamento e ho tagliato i capelli. Cioè ho fatto una premessa come se avessi cambiato completamente la mia vita, ho tagliato i capelli, che non è neanche poi un cambiamento così radicale se non fosse che non li portavo così corti da veramente un sacco di tempo. Cosa ne pensate? Vi piacciono? A me stanno piacendo soprattutto perché ci metto un terzo del tempo ad asciugarli, che non è male. Detto questo, veniamo al video di oggi che, come avrete capito dal titolo, è il video dedicato ai miei preferiti del mese di novembre, ovvero tutto ciò che ho amato recentemente: cura della pelle, trucco, abiti, scarpe vari, insomma le solite cosette che vi propongo e che spero possano essere interessanti per voi e magari ispirarvi per i vostri prossimi acquisti. Perciò, visto che l'introduzione è stata lunga, non perdiamo tempo e cominciamo subito con la cura della pelle. Come probabilmente avrete notato, uno dei grandi trend di quest'anno per quel che riguarda la cura della pelle è il mondo beauty coreano. Soprattutto Sephora infatti negli ultimi mesi ha lanciato tutta una serie di brand coreani particolarmente interessanti e siccome io adoro testare prodotti nuovi, ne ho provati alcuni e devo dire che la maggior parte mi è piaciuta moltissimo. Nello specifico oggi vi vorrei parlare delle maschere della Etang. Eccone qui una, ce ne sono diverse e sono davvero particolari. Come vedete infatti la maschera si presenta sotto forma di polverina, questo perché in realtà bisogna aggiungere dell'acqua e mischiare in modo da creare una sorta di pasta leggermente appiccicosa che poi si stende sul viso. La si tiene in posa per 20 minuti durante i quali la maschera si solidifica e diventa una sorta di gomma che poi si rimuove dalla faccia tirandola via. Come dicevo, ce ne sono diverse con diversi benefici. La mia preferita non è effettivamente questa, ma quella al charcoal, che deve essere carbone, che è purificante, mi è piaciuta davvero tantissimo. Questa invece è alla calendula ed è moisturizing and calming, quindi idratante e calmante. Credo che siano in esclusiva da Sephora e se siete interessati a provarle, come sempre io vi ricordo che sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video con i link diretti di acquisto e l'indirizzo del mio post dedicato è nella info box qui sotto. Il secondo preferito in campo di cura della pelle è invece una crema per il contorno occhi. La mia routine è abbastanza simile a se stessa, nel senso che negli ultimi anni i prodotti che ho utilizzato sono stati quasi sempre gli stessi, ogni tanto però mi piace cambiare qualcosa e nel mese di novembre ho deciso di provare questa crema per il contorno occhi della Clinique, la All About Eyes Rich. Una crema che teoricamente riduce le occhiaie, sgonfia le borse e va a combattere le piccole rughe. Dico teoricamente, in realtà lo fa, ma come sempre non esistono le maschere miracolose, quindi non aspettatevi di svegliarvi la mattina 10 anni più giovani perché non succederà. Però mi sta piacendo molto perché è leggera, in odore, che è un bene, almeno a mio avviso, ma al tempo stesso è molto ricca, il che significa che si stende in fretta e facilmente, si assorbe in un attimo, ma va immediatamente a dare una sensazione di idratazione profonda. L'ho utilizzata per la maggior parte del mese di novembre, mi è piaciuta tantissimo e anche questa la trovate nelle profumerie che distribuiscono Clinique oppure anche da Sephora e anche online se non avete voglia di andare per negozi. Quindi questi erano i miei due prodotti preferiti per quel che riguarda la cura della pelle. Adesso passiamo al trucco. Benvenuti nella sezione trucco. Ho una serie di prodottini da condividere con voi, alcuni sono delle novità, uno invece è un back in the days, ovvero un prodotto che mi piaceva tantissimo l'anno scorso e che ho riscoperto di recente. Partirei proprio con quello. Si tratta del correttore della Maybelline, il cancella età.
La particolarità di questo correttore è che ha questa spugnetta, tra l'altro molto attuale, perché se avete notato la maggior parte dei nuovi prodotti beauty di quest'anno hanno un cuscinetto o una spugnetta in cima, quindi la Maybelline era avanti da matti. Si stende facilmente, è molto coprente, senza però infilarsi nelle pieghette e nelle rughette. Insomma, fa il suo lavoro alla perfezione. Non so perché l'avevo abbandonato, perdonami, perché mi stai piacendo di nuovo tantissimo. In più ha un prezzo più che abbordabile e se non sbaglio, perlomeno io riesco ancora a trovarlo al supermercato, quindi dovrebbe essere anche abbastanza facile da reperire. Quindi, carissimo Cancelletà, ben ritornato nella mia vita. Il secondo prodotto invece è una novità ed è questo fondotinta di Laura Mercier. Se seguite il mio canale sapete che adoro questo brand. Cercavo un fondotinta nuovo, recentemente mi ero riappassionata al Matte Velvet Plus della Make Up For Ever, volevo qualcosa però di coprente ma al tempo stesso leggermente più luminoso e anche leggermente più leggero. Ed ho deciso di provare questo, che è il Silk Creme Moisturizing Photo Edition Foundation, un fondotinta che ha esattamente quello che cercavo, ovvero copre a sufficienza da nascondere le imperfezioni più grandi, ma non è eccessivamente pesante, anzi è molto idratante, quindi è piacevole da stendere, si uniforma facilmente, ce l'ho anche in questo momento, non so se vi rende l'idea. E Laura Mercier è abbastanza una sicurezza, perché la maggior parte dei prodotti che ho utilizzato mi sono piaciuti alla follia. Tra l'altro ho scoperto con mia grande gioia che non lontano da me, sulla Costa Azzurra, perché io sono piemontese e quindi a volte per me è più vicina alla Costa Azzurra che non Milano per esempio, c'è questo centro commerciale fighissimo a Cagnes-sur-Mer, dove ho trovato tutta una serie di brand che difficilmente si trovano in Italia. Quindi se anche voi vivete un po' in questa zona, vi capita un viaggetto in Costa Azzurra, fate un giro al Polygon Riviera, perché ci sono delle chicche niente male. Il terzo e ultimo preferito, ho appena sputato sulla gonna, molto bene, il terzo preferito è un mascara, il Clump Crusher della CoverGirl. Allora, la storia è abbastanza divertente, perché avevo acquistato questo mascara a Miami all'inizio dell'anno, l'avevo utilizzato, mi era piaciuto molto, non so perché non l'ho mai inserito in nessuno dei miei video dei preferiti. In ogni caso mi è venuta voglia di riacquistarlo e l'ho preso su Amazon, quindi si trova anche in Italia, perché ovviamente passa un camion e volevamo farcelo mancare. Diceva, è abbastanza difficile da trovare CoverGirl in Italia, per quel che ne so io. L'unico posto dove l'ho trovato è stato Amazon. Mi piace perché ha questo applicatore con le setole in plastica rigide, leggermente curvato, che è una forma che di norma mi piace tantissimo in generale nei mascara. Ce l'ho anche in questo momento, ma immagino che non vediate niente da laggiù. Ma quel che mi piace è che allunga tantissimo le ciglia, le volumizza senza lasciare grumi e dà un effetto comunque molto naturale. Per cui se siete alla ricerca di stavo dicendo fondotinta, benissimo, se siete alla ricerca di un mascara nuovo da provare, io ve lo consiglio. Non è nemmeno troppo caro, se ricordo bene. Tra l'altro questa è la versione waterproof, che mi sta piacendo tantissimo. Da quando ho decolorato i miei capelli e sono diventata Legally Blonde, come il film, quello con Reese Witherspoon, Nei panni di una bionda, cerco sempre di più di prendermi cura a fondo dei miei capelli e quindi sto testando delle maschere idratanti. Recentemente ho acquistato questa della Bamboo, che è la Candy Intense Moisture Mask, che mi sta piacendo moltissimo. Si tratta anche di una maschera non eccessivamente cara, molto idratante, facile da applicare, quindi si stende sui capelli come al solito, la si lascia in posa pochissimo, 3 minuti, quindi il tempo di fare la doccia, e poi la si risciacqua e i capelli risultano immediatamente più idratati e nutriti. Quindi se cercate una maschera per capelli non eccessivamente cara e che funzioni, io questa ve la consiglio. Ho visto che si trova in vendita anche su Amazon. Molto bene, è finita la sezione beauty e capelli, passiamo agli abiti.
Cercavo per la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno un cappotto che fosse morbido, un po' diverso dal solito, casual ma anche volendo leggermente più elegantino, non troppo pesante ma neanche troppo leggero. Insomma, avevo un sacco di richieste da questo cappotto. Ho cercato online, me ne sono fatto mandare uno anche da ASOS che poi ho rimandato indietro perché non andava bene, e poi improvvisamente mi è apparso come un miraggio nel deserto da H&M ed è finito dritto dritto tra i miei preferiti perché lo adoro. Come vedete è un cappotto in lana della pesantezza perfetta, perché non troppo bulky, non troppo ingombrante, ma nemmeno troppo leggero, tiene caldo il giusto, morbido proprio come lo cercavo, con questa sorta di colletto a cascata, e poi ha una cinturina che permette di stringerlo in vita in modo che appunto vesta perfettamente e non risulti un ammasso di tessuto informe, come a volte può succedere con questi cappotti un po' più morbidi. Tornando al discorso di prima, nel famoso centro commerciale sulla Costa Azzurra ho scoperto Uniqlo. Ve ne avevo parlato già nel mio video dei preferiti di ottobre, perché la linea E-Tech di Uniqlo è un must have per quel che mi riguarda per ogni autunno-inverno, perlomeno degli ultimi 4 anni. Non è disponibile in Italia, anche se una di voi mi ha detto che probabilmente aprirà a Milano, ma per il momento non c'è, e quindi scoprire di averne uno non così distante da me mi ha reso molto felice, e infatti non ho saputo resistere alla tentazione e ho preso questa. Quest'anno infatti, credo quest'anno perché non l'avevo mai visti prima, hanno proposto sempre della linea E-Tech anche le Dolce Vita. E ce n'erano di diversi colori, ma ovviamente se c'è qualcosa a strisce bianco e nero io devo averlo, soprattutto se si tratta della linea E-Tech di Uniqlo. La particolarità, casomai vi foste persi il mio video dei preferiti di ottobre, è che si tratta di un tessuto leggerissimo ma molto molto caldo. Lo adoro, adoro questa linea in generale, ma questa maglia davvero mi sta piacendo un sacco. L'ho indossata moltissimo nel mese di novembre, quasi sempre in abbinamento con le mie gonne svasate, che come sapete è un must per me. E sempre in questo famosissimo centro commerciale del quale mi sono innamorata c'era Primark, e vuoi non fare un giro da Primark? E certo che ci faccio un giro, e ho portato a casa questa sciarpa bella, grande, caldissima, con un motivo Pied Pull, come potete vedere, bianco e nero. Adoro in inverno le sciarpe gigantesche nelle quali ci si può proprio avvolgere come in una coperta. Questa poi ha un motivo, il Pied Pull, che io adoro in generale. Non ho saputo resistere alla tentazione, l'ho presa, tanto più che da Primark, come sapete, i prezzi sono sempre davvero interessanti. Il prossimo preferito è invece un abito che ho scovato da Mango, ovvero un abito in finto camoscio, in questo color mattone, molto anni 70, come vedete ha la manichina a campana, questo taglio leggermente svasato, con una cucitura subito sotto il seno, che quindi lo rende perfetto anche come vestibilità. L'unico difetto che ha questo vestito, e ve lo dico perché avrei voluto saperlo, è che tende a perdere non tanto il colore, ma lascia dei pelucchi un po' dappertutto, quindi se mettete un cappotto sopra potrebbe succedervi che ci lasci tutta una serie di pelucchi di questo color mattone. Però è un difetto che mi sento di poter accettare perché mi piace tantissimo il vestito. Benvenuti alla sezione dei vari, che contiene un po' tutte le cosette random che mi sono piaciute nel corso dell'ultimo mese. Non ci sarà una sezione libri neanche per novembre, perché ultimamente la mia vita è davvero molto incasinata e quindi ho pochissimo tempo per leggere. Spero prossimamente di rifarmi, l'ho detto anche a ottobre, non è ancora successo. Concentriamoci però sui random, ne ho 2 cose, tutte un po' legate al mondo della cucina, anche se sono piuttosto diverse. Il primo preferito random di novembre è un tè, che qua non c'è più, ho tenuto la confezione per mostrarvela perché l'ho finito. È il Gingerbread Chai della Bluebird Tea Co, un marchio inglese di tè. Noi, io e Daniele intendo, l'avevamo acquistato
forse a Bristol, comunque in Inghilterra, mi è piaciuto alla follia. Questa era la versione nelle bustine, che erano quelle bustine fighissime, triangolari, trasparentine, che adoro. Il sapore è veramente una figata. Gingerbread, ovvero pan di zenzero, credo si traduca in italiano, quindi molto indicato per novembre, ma soprattutto per dicembre, dolce ma non nauseante, insomma una figata pazzesca. Mi è piaciuto alla follia, infatti ho già deciso di piazzare un altro ordine perché è possibile acquistare online, e quindi se anche voi volete provare i fantastici tè della Bluebird Tea Co, vi consiglio di farlo, ne vale davvero la pena. E invece l'ultimo preferito di questo video e della sezione random è un regalo di compleanno che mi ha fatto Daniele. Lo so, fa un po' ridere, ma in realtà è una cosa fighissima anche questa. Eccolo qua, uno spremi limone e lime, fa tutte e due. Tutte le mattine, se avete visto la mia morning routine lo saprete, bevo acqua e limone e di solito lo spremevo a mano. Poi ho scoperto questo signorino e lo volevo tantissimo, perché vi basterà tagliare in due il limone, lo mettete qua dentro e poi si schiaccia, il succo esce, non escono i semini, non ci si sporcano le mani, insomma semplice semplice. E in più questo ha anche l'adattatore per il lime, se fate il guacamole perfetto, o se fate qualche cocktail con il lime. Ve lo consiglio, lo trovate in vendita anche su Amazon, una piccola cosa ma davvero molto molto utile. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di questo video. Come al solito credo di aver parlato per 1000 anni, spero che non vi siate annoiati. Se siete arrivati fino qui, complimentoni. Ancora una volta io vi ricordo che sul mio blog troverete la lista di tutti questi prodotti con i link diretti di acquisto, perciò se qualcosa vi ha stuzzicato e vi è venuta voglia di provarlo, non dovete fare altro che cliccare sul link che porta direttamente al mio post dedicato e poi lì troverete tutta la lista. Direi che per oggi è davvero tutto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace, mettetelo tra i preferiti, condividetelo, parlate del mio canale con i vostri amici e aiutatemi a farlo crescere, e ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi video, anche perché, drum roll, da lunedì comincia la mia serie di Natale. So che molti di voi la stavano aspettando, anche quest'anno ci sarà una serie natalizia con un video al giorno a partire da lunedì fino a praticamente la vigilia di Natale o poco meno. Per cui vi aspetto lunedì, non mancate. Io per oggi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!